Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento in giardino. Sono passati 50 giorni da quando mi sono infortunato alla caviglia, questa piccola frattura del malleolo nella gamba sinistra. Sono passati 50 giorni e sono ancora in fase di convalescenza. Purtroppo ho potuto constatare che è vero, il gesso dà molta immobilità, staticità e per 35 giorni sono rimasto molto fermo con la gamba. Questo ha portato dei problemi ulteriori alla frattura del malleolo per il fatto che il piede, rimanendo completamente fermo per 35 giorni, ha fatto sì che adesso, tolto il gesso l'8 maggio, sono già passate 2 settimane e qualche giorno e, devo purtroppo constatare che la frattura del malleolo è andata a posto, si è saldata, era una frattura già composta all'inizio, quindi non c'era nessun problema, però i problemi sono nati con l'utilizzo del gesso, perché immobilizzando la caviglia adesso io mi trovo con una caviglia che non ha più quella flessibilità e quindi tutte le volte che sforzo leggermente per rimettere il piede come dovrei metterlo normalmente sono dei dolori non lancinanti, ma sono dei dolori molto forti che fanno sì che io non riesca ancora attualmente a poter camminare normale. Quindi mi aiuto con le stampelle, ho ancora le stampelle, in questo periodo ne sto usando una e pian piano, dai, spero di riuscire a tirarmi fuori da questa situazione che mi immobilizza ancora qui a casa, mi ferma. Continuo a guardare il mio giardino dalla stradina, purtroppo non posso scendere in giardino perché dalla stradina c'è una discesa con l'erba che entra nel giardino e con le stampelle, soprattutto perché durante il giorno io sono quasi sempre da solo durante la settimana, potrebbe essere un rischio di cadute ed altro e non voglio assolutamente rischiare di prolungare ulteriormente quello che mi sembra che sia un percorso che già di per sé è molto lungo e non so ancora bene quando finirà, quando riuscirò a stare sulle mie gambe e poter scendere e salire dal giardino, soprattutto magari facendo dei lavori con qualcosa che mi dà ancora peso ulteriore e che non va come carico eccessivo poi sui piedi. Quindi ci sarà ancora da aspettare un po' per i miei video che riguardano il giardino. Vi posso dire che il giardino in questo periodo, nonostante l'erba altissima, perché purtroppo Giorgio non può occuparsi di tutto, quindi gli ho detto lascia crescere l'erba, fai che anche la natura faccia un po' il suo corso, ma il giardino è stato ed è ancora uno spettacolo di fioriture. Ci sono delle rose che stanno fiorendo, che sono bellissime, io le guardo tutte da lontano purtroppo, non posso neanche sentirne il profumo. Il percorso dell'iris ha fiorito praticamente tutto, non me lo sarei mai aspettato dalle divisioni che ho fatto l'anno scorso, potete vedere i video relativi alla divisione e moltiplicazione dell'iris, creando questo percorso in questo posto nuovo del giardino, il sentiero degli iris. Sono fioriti praticamente tutti a fine aprile, è stato uno spettacolo, io l'ho visto tramite delle fotografie e quando sono uscito di casa dalla stradina me lo sono guardato, era veramente uno spettacolo bellissimo, mi è spiaciuto tantissimo non poter camminare in mezzo a questa marea di questo oceano di colore blu dato dal colore degli iris. In più anche altre fioriture e anche le piante che ho messo in giardino, quelle salvie, sono tutte cresciute, insomma il giardino è in buono stato nonostante l'erba che è un po' alta. Ha piovuto, quindi ha bagnato bene la terra e le piante sono sopravvissute. L'orto è in una situazione disastrosa, ma questo non importa, quest'anno magari le verdure le compro, vediamo che cosa riuscirò ancora a piantare nel mese di giugno, se riuscirò a camminare bene nel mese di giugno e fare qualche lavoretto, vediamo quali sono le verdure che si possono piantare magari in quel periodo e se c'è ben poco che si può fare, sicuramente magari qualche pomodoro si può mettere ancora a maggio, metà maggio, fine maggio magari si può mettere, però a metà giugno, diciamo se riesco a camminare per metà giugno, già il mese di giugno siamo molto in là. Potrei ripulire l'orto e magari fare un qualcosa e già prepararlo per quello che è la coltivazione magari degli ortaggi autunnali. E questa cosa veramente mi fa un po' arrabbiare perché penso che cavolo ho passato l'inverno cercando di progettare tutto il bello che c'era nella stagione della primavera e questa primavera io praticamente me la sono saltata tutta con le semine, l'acquisto magari di qualche piantina nuova,
il godersi le fioriture primaverili, insomma poter godere tutti i lavori fatti durante l'inverno, perché poi quando c'è l'esplosione delle piante in primavera si capisce bene come stanno crescendo, come sono state disposte. Ho saltato anche questo, quindi mi sto volando tutto ciò che riguarda il risveglio della natura nella stagione primaverile. Arriverò in quella lì estiva e spero di riuscire a godermi almeno qualche bel mesetto di sole in orto e in giardino. Però che cosa succede? Che bisogna sempre avere un piano B. Il mio piano B è un'altra passione, che è quella degli acquerelli. Avete visto nel mio canale Appuntamento in Giardino, ho fatto diversi video relativi agli acquerelli, sempre dedicati naturalmente alle piante. Vi faccio vedere qualcosa che ho fatto in questo periodo, tanto per farvi capire quanto ho trovato lungo e quanto sto trovando lungo, però con gli acquerelli tutto diventa anche molto divertente, insomma si passa un po' il tempo tra una fisioterapia e l'altra. Questo è un acquerello di un'orchidea che ho fatto, uno dei primi acquerelli di questo periodo, di convalescenza, una bellissima Neotinea ustulata, un'iris foetidissima. Questo ce l'ho in giardino, non mi sono mai occupato di quest'iris che ho in giardino, lo farò se riesco quest'anno, parlandovi di questa pianta un po' particolare. Ho accennato qualcosa nei video precedenti. Questo è il secondo acquerello che ho fatto in periodo di convalescenza, sono dei crochi e sono molto affezionato a questo disegno perché rappresenta una cosa che a me piace tantissimo, la natura, i fiori e soprattutto anche le montagne. Non sono ancora riuscito a farmi una scarpinatina in montagna e questa cosa mi spiace tantissimo. Una Aristolochia Rigens, una pianta che si può trovare anche in vendita online, soprattutto all'estero. Un acquerello dedicato al mio Angraecum sesquipedale, che quest'anno, inverno e primavera, è rimasto bloccato, non ha fatto più nulla, foglie, nulla, è fermo, in salute. Ha fatto un fiore quest'inverno, non me lo sarei mai aspettato, e poi niente, è andato in blocco, adesso è fuori in questa stagione e vediamo che cosa fa durante l'anno, se produce delle foglie nuove o meno. Anche dell'Angraecum sesquipedale ne ho parlato in un video 1 o 2 anni fa. Una Nepenthes, pianta che io adoro. Questo è un Asarum, ho trovato questa specie di Asarum mentre giravo su internet e mi piacerebbe trovarlo per inserirlo nel mio giardino, perché fa questi fiori che sono uno spettacolo e poi resiste anche al gelo. Il primo acquerello della convalescenza è una Nepenthes mirabilis. Poi c'è una Nepenthes lowi, una Vittoria regia, una ninfea dell'Amazzonia, che è anche in vendita qui in alcuni vivai italiani, un casco di banane, Nepenthes coccinea, una pianta carnivora di cui ho parlato in un video dedicato alle piante carnivore, ai figli delle stelle se non sbaglio, è una Nepenthes straordinaria. Questa è la Nepenthes che era in vendita negli anni 80, quindi la prima Nepenthes in vendita in Italia, poi è stata ritirata dal commercio, soppiantata da esemplari di tutti i tipi, più robusti, più belli, eccetera, e lei niente, è stata dimenticata e tolta dal commercio. Non è acquistabile perché è praticamente introvabile. Probabilmente qualche vivaio all'estero, in America, Sud America, adesso non lo so, potrebbe ancora averla, forse anche in catalogo, però è praticamente introvabile. Questo è un gioiello. Della stessa pianta ho fatto un altro acquerello, sempre di Nepenthes coccinea, che è questo, un po' più grande, con un foglio un po' più grande perché avevo bisogno, siccome sono statico perché non posso camminare, allora facendo questi acquerelli piccolini, che sono un po' più piccoli, avevo un movimento della mano limitato, ho bisogno in questo periodo di muovermi, vorrei farmi una bella corsa, stancarmi, e quindi qui mi muovo in più spazio, quindi questa cosa mi piace di più. La pittura può anche essere un qualcosa di terapeutico. Io consiglio sempre alle persone di coltivare una o due passioni. Questo perché? Non solo perché la passione, che può essere la pittura, il giardinaggio, la fotografia, fare la lana con i ferri, eccetera,
non è solo un qualcosa che ci distrae dalla routine o ci occupa del tempo, semplicemente occupa del tempo, ma avere una passione, un qualcosa che ci piace fare, è una cosa che ci aiuta, ad esempio come in questi casi, quando ci capita un qualcosa che ci distacca un po' dal mondo esterno e quindi non possiamo parteciparvi, noi possiamo stare in casa facendo un qualcosa che ci, sì, è vero, ci distrae da quello che magari non possiamo fare, ma nello stesso tempo ci fa crescere, perché la creatività è un qualcosa che di volta in volta ci fa crescere, perché ci perfezioniamo nella tecnica, magari diventiamo più bravi, riusciamo anche a capire delle cose nuove, possiamo inventarci delle cose nuove, magari un qualcosa di esclusivamente nostro, e quindi è un qualcosa che ci può servire ad andare avanti. Io, se dovessi pensare alla mia convalescenza come un periodo solo di TV, letto e cena e pranzo, sarebbe stato qualcosa di veramente terrificante. Infatti ho cercato di infilare dentro di tutto, dalla lettura, che ho fatto poco effettivamente, mi ero promesso di leggere un po' di più, poi c'è stato un po', sì, lettura un po' di libri di giardinaggio, poi mi sono dato agli acquerelli perché comunque mi distrae tanto e mi tiene molto occupato e mi distacca proprio la mente. La creatività ci aiuta anche a staccare totalmente la mente e occuparci di una cosa in particolare che ci dà soddisfazione. Chiudo questo video perché non voglio farlo diventare lungo come i miei soliti video del giardino che arrivano anche a mezz'ora, e quindi ne approfitto per salutare tutte le persone che seguono il mio canale Appuntamento in Giardino, iscritti o non iscritti, che arriva per caso in questo video, va bene lo stesso, lo saluto lo stesso, e niente, io mi auguro di essere attivo il più presto possibile, ce la sto mettendo veramente tutta. Non sto tralasciando nulla, sto cercando di non esagerare neanche per non correre magari il rischio di sovraffaticarmi con gli esercizi. Insomma, sto facendo tutto quello che riesco a fare per poter tornare a camminare, scendere in giardino con la mia telecamerina e portarvi di nuovo con me nel mio piccolo gioiello. E quindi io vi saluto, vi auguro a tutti buona coltivazione, soprattutto in questo periodo, perché è un periodo di grandi fioriture, di grandi soddisfazioni per quello che riguarda orto e giardino, e ci vediamo presto in un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao.